Ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di Giada e soprattutto di Giada Piemontese e sarà il primo di una serie di 3 video dedicati a questo argomento. Buongiorno cercatori, vi do il benvenuto nel momento in cui voi foste nuovi in questo canale e invece bentornati se siete già dei miei amici da tempo. Innanzitutto mi raccomando di iscrivervi a questo canale nel momento in cui volete essere aggiornati sempre per quanto riguarda i miei nuovi video, quali escono la domenica, soprattutto le avventure sul campo, le mie prospezioni, e invece il mercoledì lo dedichiamo a degli argomenti inerenti il laboratorio e in questo caso specifico oggi parleremo per esempio di Giada. In questo video voglio raccontarvi la mia esperienza per quanto riguarda questo materiale prezioso che ho rinvenuto finora all'interno delle mie prospezioni e soprattutto tutto ciò che riguarda la sfera della giada che si trova in Italia. Quello che ho in mano è un frammento del primo ciottolo che ho trovato in Piemonte a valle delle Eufuriti piemontesi. Non vi dirò la località per segretezza in quanto è una ricerca che è ancora in atto, ma sappiate che all'interno della mia prospezione per ricerca d'oro, ecco che ho trovato nel 2020 un ciottolo di particolare bellezza e soprattutto sono rimasto affascinato da un minerale di color verde molto simile al colore della Amazzonite, un fespato di un colore azzurrognolo verdastro che si trova all'interno di questa roccia. A differenza dell'Amazzonite, questo minerale di color verde ho scoperto essere giadeite. L'ho fatto analizzare anche a livello accademico e si è scoperto che questo minerale poteva essere tranquillamente riconducibile a un minerale presente nella giada. In questo contesto gemmologico questa roccia si può quindi chiamare giada giadeite, cioè una giada, sostanzialmente una pietra ornamentale molto richiesta nell'est asiatico, soprattutto in Cina, per farne ornamenti, per farne gioielli, per farne oggettistica. Ecco che mi ha molto affascinato il fatto che è possibile trovare, e quindi potete anche voi trovare ciottoli simili, proprio solo camminando e facendo ricerca e prospezione lungo gli alvei dei fiumi piemontesi. Logicamente la giada è composta da una serie di varietà. Per esempio la maggioranza di ciottoli con cui da quel momento in poi sono venuto in contatto sono afferenti alla grande famiglia della giada onfacite, sostanzialmente una pietra ornamentale chiamata giada al cui interno è presente un minerale chiamato onfacite. La varietà invece più preziosa che ho scoperto successivamente di avere dentro la mia collezione, purtroppo in esigua quantità, è la giada giadeite. Fortunatamente questa pietra ornamentale chiamata giada, al cui interno c'è un minerale chiamato giadeite, la quale impreziosisce moltissimo questa roccia, ecco che è molto rara, molto di valore, ed è proprio questa roccia che possiede, in questo caso specifico, un elevato grado di trasparenza e si può per esempio analizzare con delle penne LED. Già ho trattato questo argomento all'interno di video precedenti mercoledì, a cui vi rimando la visione nel momento in cui foste persi come si utilizzano questi strumenti da pochi euro che potete trovare su Amazon, per osservare le caratteristiche di trasparenza, cioè di come la luce si diffonde all'interno di minerali semitrasparenti, in questo caso di questa roccia riferente alla giada.
trasparenza, ma voglio parlarvi anche di colore. Perché quando anche voi troverete una roccia simile che potrebbe essere ricondotta alla giada piemontese, ecco che dovete sapere, vi sono delle importanti caratteristiche che dobbiamo discutere per comprendere il valore. In questo contesto si parla principalmente di ricerca a scopo collezionistico, ma è comunque sempre molto interessante cercare di comprendere il potenziale valore, il potenziale utilizzo di questi oggetti naturali, quali per esempio delle rocce di un colore verde intenso. Come vi ho già parlato, la trasparenza è una qualità molto importante all'interno di questo range di rocce preziose. Ad esempio, nel caso specifico della giada piemontese, si ha una trasparenza non elevata, infatti è difficile se non impossibile farne delle pietre sfaccettate di valore. Invece si tendono a utilizzare le giade per farne oggetti, per farne accessori, per farne cabochon, tendenzialmente non trasparenti ma semi-trasparenti, alle volte anche opachi logicamente. Alle volte alcune varietà di giada sono tendenzialmente opache, quindi capite che la trasparenza è una qualità molto importante, non sempre presente in tutte le varietà che sono riconducibili alla giada, più o meno nobili, più o meno preziose. Per quanto riguarda le mie ricerche, la mia prospezione ha l'obiettivo di ritrovare i ciottoli di maggior valore, quelli composti dal minerale, per quanto possibile percentualmente, chiamato giadeite. Quando parliamo di giadeite parliamo di un pirosseno, parliamo di un minerale composto da alcuni elementi chimici in particolare che, oltre al silicio e ossigeno presenti in tutti i silicati, si parla di sodio e si parla di alluminio. Però quando parliamo di giade, e parliamo ad esempio di giade onfaciti, tendenzialmente la giadite è presente solo in minima parte. Quindi si parla di altre rocce contenenti altri minerali, quali per esempio calcio, magnesio, ferro. Infatti dovete sapere che la giada si suddivide in due grandi categorie: la giada riferita alla giadeite, quindi giada giadeite, e la giada riferita alla nefrite, giada nefrite si chiama. La giada giadeite è composta da pirosseni, quali per esempio la giadeite, la giada nefrite è composta da anfiboli, quali per esempio la tremolite. La giada nefrite tendenzialmente ha un valore più basso della giada giadeite. Perché invece per quanto riguarda il colore, la giada ha un colore verde intenso? Ecco, dovete sapere che vi sono degli ioni cromofori, sostanzialmente un elemento chimico in particolare. Mi sto riferendo in questo caso specifico, nel momento in cui voi avrete a che fare con delle giade di color verde, al cromo. E il cromo infatti all'interno di queste rocce che fornisce questo autentico colore molto interessante, verde ma anche con nuance verso l'azzurro, chiamiamolo verde acqua. Tendenzialmente la presenza di solfuri all'interno di queste rocce può far sì che il colore viri verso l'azzurro o comunque delle varietà più azzurrognole, più bluastre. Tornando quindi al discorso principale, abbiamo parlato di trasparenza. Tendenzialmente queste rocce sono semitrasparenti, dovute ai minerali proprio interno che hanno questa caratteristica, ma non sempre, come abbiamo potuto notare. Una caratteristica molto apprezzata nei cabochon fatti di giada, e in questo caso anche giada piemontese, è il loro grado di traslucidità, ma anche un effetto tendenzialmente umido bagnato della superficie. Ora che vi ho parlato di mineralogia, ora che vi ho parlato della giada piemontese per quanto riguarda la sua composizione e alcune delle sue qualità che ho potuto appurare all'interno dei miei studi condotti dal 2019 fino ad oggi, voglio parlarvi del nerbo di questo video, sostanzialmente del perché cerco questo minerale prezioso lungo il territorio piemontese e del perché anche voi dovreste farlo all'interno di questa enorme branca e passione della ricerca dei minerali. La giada è una pietra ornamentale di potenziale elevato valore.
Quindi campioni che potete trovare non solo potenzialmente anche allo sto grezzo potrebbero già avere un valore importante, anche talvolta di migliaia di euro per ciottolo, sulla base ovviamente di molte qualità e del mercato che potenzialmente in futuro potrebbe formarsi, ma sappiate che rispetto alle pepite d'oro che tendenzialmente vengono collezionate tali e quali e sostanzialmente vengono aggiunte dentro di barattoli o di collezioni, queste rocce possono costituire qualcos'altro. Possono essere utilizzate nella gioielleria, possono essere utilizzate per la vostra stessa gioielleria, possono essere utilizzate per farne degli oggetti da aggiungere nella vostra casa. Mi vengono in mente dei sottotazzine, mi vengono in mente delle scatolette, mi vengono in mente dei portaoggetti o dei fermacarte. Possono ad esempio essere utilizzati come ciondoli, come bottoni, quindi come accessori al proprio abito. Uno degli aspetti che più mi appassiona della ricerca di minerali, soprattutto della giada piemontese, è la sua applicazione pratica a molti settori che vanno oltre la ricerca dei minerali, i quali possono avere un'economicità, ma anche al momento attuale stiamo ancora cercando di capire insieme a vari personaggi molto importanti in questo mondo gemmologico in Italia, in quanto non c'è ancora un vero e proprio mercato. La domanda vera è: le sue caratteristiche gemmologiche sono tali da permettere a questo materiale di avere in futuro un mercato potenzialmente molto espanso? Ecco, questo solamente il tempo ce lo dirà. Ci vogliono ancora delle analisi gemmologiche particolareggiate, bisogna classificare questo materiale, porlo sul mercato e vedere come reagiscono ad esempio i potenziali acquirenti, cioè potenzialmente tutti coloro i quali sono interessati all'acquisto di questo grezzo, e dal grezzo comprendere anche che cosa se ne può tirar fuori. Nel prossimo video quello che andremo a vedere è l'applicazione pratica di questo materiale e di altri anche piemontesi a dei gioielli semplici. Questo però lo vedremo nel prossimo video. Spero di avervi risolto un paio di dubbi per quanto riguarda questo materiale, per la sua giacimentologia, per la sua presenza, per la sua importanza, ma sappiate che questo è il primo video di una serie più grande, ne ho già fatti in passato altri per quanto riguarda la raccolta e le prime tecniche di lavorazione che ho adottato nella mia taglieria. Se non sapete di cosa parlo, guardate qua in giro nel canale, trovate un sacco di contenuti inerenti proprio a questo argomento, ma sappiate che è tutto in evoluzione. Nei prossimi video quindi parleremo di applicazioni di questo materiale, parleremo della mia storia per quanto riguarda gli studi che ho condotto su questo materiale e come ho acquisito le abilità, o perlomeno come ho iniziato ad acquisire abilità tecniche nella lavorazione. Per tutto questo io vi ringrazio per aver visto questo video, mi raccomando in caso in cui aveste delle domande, dei dubbi, delle perplessità sulle rocce che ritrovate di mandarmi le foto per mail o su Instagram, stalkeratemi, e se avesse ancora ulteriori perplessità di scriverle qua sotto nei commenti. Io sono Matteo Berto, vi saluto e ci vediamo al video domenica, e voglio farvi un piccolo spoiler. Abbiamo trovato ancora delle pepite d'oro. Dove io e Luca abbiamo trovato la pepita da 0,94? Lo scopriremo domenica.